tutti ragazzi e benvenuti nel canale ufficiale di Binomania.it. Io sono Pier Giovanni Salimbeni, giornalista e tester di strumenti ottici e digitali dal 1997 e oggi vi parlerò di un binocolo che mi ha incuriosito fin da subito. Si tratta dello Skyrover Banner Cloud 7,5x32 APO. Qualche giorno fa infatti Skyrover Optics, che è un'azienda cinese ormai ben conosciuta dagli appassionati di binomania, mi ha fornito un esemplare di questo nuovo modello che va ad affiancarsi al 6x32 e ad altri formati già recensiti in precedenza sul mio canale. Attenzione però che non si tratta semplicemente della stessa ottica con un po' più di ingrandimento. Secondo me è un binocolo che propone un'esperienza proprio d'uso diversa e per questo merita di essere valutato come strumento a sé stante. Sul mercato europeo il prezzo si aggira attorno ai 499 euro, con offerte sui 470 euro presso il rivenditore ufficiale TechnoSky e il negozio di RP Optics. È inoltre possibile acquistare separatamente con il kit specifico dei filtri astronomici da 2 pollici ad alto contrasto con degli onnelli adattatori dedicati. Nel video, come sempre, e nell'articolo completo che trovate già oggi su binomania.it, analizzerò non solo le specifiche tecniche, ma soprattutto la mia esperienza d'uso reale, quindi dal birdwatching all'osservazione paesaggistica e crepuscolare, fino ad arrivare all'utilizzo astronomico. Ragazzi, quindi io direi di partire subito dopo la breve sigla. Se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al mio canale, ci vediamo tra pochissimo. Cari amici di Binomania, prima di iniziare questa recensione vorrei dirvi una cosa molto rapida. Oltre agli articoli e ai video pubblici ho creato Binomania Inside, uno spazio riservato agli abbonati dove racconto il dietro le quinte del mio lavoro di tester, quindi appunti sul campo, impressioni preliminari, comparative, riflessioni, considerazioni, anche indiscrezioni da parte delle aziende del settore e preview. Tutto ciò non trova spazio nella recensione finale. Le recensioni complete resteranno come sempre gratuite e pubbliche e Inside è pensato per chi desidera seguire più da vicino il percorso che porta a quei risultati. Quindi, se volete saperne di più, trovate tutte le informazioni su binomania.it al seguente link che trovate qui sotto in descrizione. E ora iniziamo! Partiamo subito dalla costruzione. Lo Skyrover Banner Cloud 7,5x32 segue l'impostazione, come vedete, dell'intera serie Banner Cloud, quindi con uno scafo ottico in lega di magnesio. Nonostante gli obiettivi da 32 mm, non è un binocolo che definirei compatto in senso stretto. Infatti la presenza di prismi di grandi dimensioni, necessari per gestire comunque un campo visivo così ampio, ha imposto uno scafo più generoso del normale. In mano infatti il peso è di circa 840 grammi con i tappi montati e le dimensioni lo rendono più vicino, almeno per sensazione, a un classico 8x42 piuttosto che a un compatto più tradizionale. Questa è una scelta chiara. Qui infatti Skyrover ha privilegiato solidità e stabilità più che la portabilità estrema. Il rivestimento in gomma poi è ben fatto e confortevole, non è particolarmente aggressivo come grip, comunque garantisce una presa sicura anche con i guanti invernali come oggi. La struttura poi è riempita in azoto, è impermeabilizzata, mentre l'interno dei tubi è ben rifinito. Ci sono diaframmi e superfici opache efficaci nel contenere la luce parassita. La messa a fuoco invece è affidata a una manopola metallica ben dimensionata e molto piacevole comunque da utilizzare anche con i guanti. Durante l'utilizzo pratico sul campo si è dimostrata molto fluida,
precisa, senza giochi o impuntamenti. La distanza minima di messa a fuoco che ho stimato è di circa 2 metri, mentre per passare dalla minima distanza all'infinito serve poco più di un giro completo. Per quanto riguarda invece l'ottica, vi posso dire che evidentemente il progetto ruota intorno a un concetto molto ben preciso, ossia quello di offrire un campo apparente molto ampio, vicino ai 78 gradi. Cosa, secondo me, tutt'altro che semplice in un binocolo a tetto da 32 mm. Per questo motivo gli obiettivi sono inseriti, come vedete, in una struttura, diciamo così, frontale più grande del normale, che se osservata lateralmente, ma anche di fronte, ricorda quasi quella di un binocolo da 42 mm. Dal punto di vista della resa visiva, comunque le immagini sono pulite, nitide, contrastate, con colori sostanzialmente neutri. La nitidezza al centro del campo è immediatamente evidente e l'utilizzo di vetri ED, quindi a bassa dispersione, unite alle lenti asferiche, contribuiscono a mantenere un'ottima uniformità complessiva. Gli oculari, infatti, come vi ho anticipato, sono dotati di elementi asferici e questo è uno dei punti di forza del binocolo. Poi il campo reale è elevato di oltre 10 gradi, per la precisione 10,4, unito questo all'elevato campo apparente va a restituire un'immagine molto grandangolare e immersiva. I paraluce invece propongono una struttura interna metallica con un rivestimento morbido. Hanno una forma all'esterno conica e questa va a migliorare il comfort anche per chi ha una distanza interpupillare un po' stretta come il sottoscritto. L'estrazione pupillare poi di 18 mm dichiarati si è dimostrata sufficiente anche almeno con gli occhiali da sole, ma come sempre consiglio a chi porta gli occhiali da vista di verificare personalmente il comfort. Lo Skyrover poi presenta prismi di ottima qualità, adeguati a gestire un campo visivo così ampio senza penalizzare l'uniformità dell'immagine anche al bordo. Osservando la pupilla di uscita, come adesso vi mostro, vedete che appare regolare e ben definita, con una forma che è circolare e si nota soltanto una lievissima vignettatura ai bordi, se magari adesso inquadro il cielo grigio, ma questo è del tutto normale. Nell'uso reale non ho notato neanche riflessi interni fastidiosi e soltanto osservando con attenzione le zone più esterne della pupilla è possibile magari intravedere qualche tenue riflessione, che però nell'impatto pratico, per essere un ultra grandangolare, secondo me non ha rovinato l'osservazione. Per quanto riguarda invece i trattamenti antiriflesso, Skyrover dichiara l'impiego di rivestimenti multistrato a banda larga, che sono poi affiancati a un trattamento idrorepellente sulla superficie esterna. Nei test pratici questi trattamenti si sono dimostrati molto efficaci, infatti durante la mia prova, che faccio sempre di specchiarmi il viso, non ho notato praticamente riflessi, anzi adesso sto vedendo la parte in uscita degli oculari, quindi direi che è un ottimo risultato. Per quanto riguarda invece le aberrazioni, al centro del campo l'immagine è pulita e priva di aberrazione cromatica percepibile. Anche durante condizioni di forte contrasto quel poco che si vede è veramente ininfluente. Dal punto di vista pratico, quindi, secondo me potrebbe essere tranquillamente definito un binocolo apocromatico. Un lievissimo cromatismo laterale invece può comparire, ma solo in situazioni molto critiche, ad esempio spostandosi dal centro verso il dal bordo e magari analizzando adesso le betulle che tra poco vi mostrerò. La curvatura di campo è ben controllata, soprattutto di giorno, perché la perdita di definizione verso il bordo avviene in modo graduale e naturale, quindi non c'è un crollo improvviso della qualità dell'immagine. Di giorno poi, grazie all'accomodamento visivo, la parvenza di avere un campo totalmente piatto. Si nota un po' di distorsione angolare al cuscinetto, mi è parso un po' più naturale nel panning rispetto al 6x32, ma come sapete io sono poco sensibile all'effetto palla rotolante. Nell'osservazione astronomica invece le stelline rimangono puntiformi nella maggior parte del campo, mentre verso partire da circa l'80% inizia a comparire gradualmente la coma e l'astigmatismo. Parliamo adesso dell'utilizzo pratico. Nel birdwatching il 7,5x32 mi ha convinto in modo particolare, perché questo formato rappresenta in realtà un ottimo equilibrio tra qualità dell'immagine, capacità di separare i dettagli e anche l'ampiezza del campo apparente, risultando molto efficace nella maggior parte delle situazioni naturalistiche. L'aumento
di ingrandimento in più tra il 6x ad esempio e quel poco meno rispetto a un 8 consente di cogliere comunque ottimi dettagli su piumaggi e anche comportamenti. Il campo apparente è molto ampio e rende molto semplice seguire soggetti in rapido movimento, come ad esempio uccelli in volo o spostamenti rapidi tra i rami. I colori anche in questo caso sono brillanti e naturali, la messa a fuoco alla fine è risultata rapida e precisa e l'immagine risulta sorprendentemente luminosa per un 32 mm. Ci si può chiedere tuttavia perché preferirla a un classico 8x42? La risposta non sta tanto nei numeri quanto nell'esperienza complessiva, perché dimensioni sono leggermente più compatte, il peso onestamente è quasi simile, però c'è questa percezione del campo apparente molto più coinvolgente che rende l'osservazione particolarmente piacevole. E probabilmente nel paesaggio, come qui oggi questo sfondo incredibile innevato delle Alpi, che il banner Cloud 7,5x32 esprime al meglio la sua personalità. Il campo apparente infatti è molto ampio, quasi 80 gradi di campo, crea una sensazione che definirei di immersione nella scena, che è difficile da ottenere con formati più tradizionali e anche da spiegarvi, va proprio provato. Al crepuscolo invece emergono inevitabilmente i limiti del formato, perché pur offrendo un'immagine ancora sfruttabile, grazie all'ottima trasmissione luminosa, che in alcuni punti massimi arriva al 92% e comunque una pupilla di uscita da 4,3 mm, un 8x42 resta più efficace quando la luce cala in modo deciso. Detto questo, comunque nelle prime fasi crepuscolari il binocolo consente osservazioni valide, permettendo di individuare animali di media taglia a distanze anche dell'ordine 100-200 metri con immagini che sono ancora ben contrastate. Anche nell'osservazione astronomica invece il banner Cloud 7,5x32 mostra una personalità molto definita. L'ingrandimento simile a un classico 8x infatti contribuisce a scurire il fondo cielo, migliorando il contrasto degli oggetti estesi senza sacrificare poi la visione d'insieme, grazie al campo apparente che è molto ampio. Ho osservato ad esempio con particolare piacere M42 in Orione, sia con e senza filtri, apprezzando la maggior separazione comunque della nebulosità rispetto al cielo circostante che risulta più scuro. Le Pleiadi e le Iadi risultano spettacolari, perfettamente incastonate nel campo quasi totalmente corretto, così come ad esempio gli ammassi in Auriga oppure M35 nei Gemelli. Ragazzi, vi ricordo che un confronto più approfondito tra il formato 6x32 e il 7,5x32 sarà oggetto di un articolo dedicato tra qualche giorno agli abbonati di Binomania Inside. L'utilizzo dei filtri astronomici ad alto contrasto acquistabili nel kit non serve ad aumentare la luce raccolta, però migliora il contrasto percepito ad esempio delle nebulose più flebili, e devo dire che comunque tra usarli e non utilizzarli ho notato differenze osservando la nebulosa di Orione. Quindi complessivamente secondo me i filtri rappresentano un valore aggiunto reale capace di arricchire la vostra esperienza astronomica, quindi se potete acquistateli nel kit. Prima di chiudere ragazzi, anche perché qua siamo a -5, direi di riassumere i pregi e i difetti. Tra i punti di forza spiccano senza dubbio il campo apparente eccezionalmente ampio, è uno dei più coinvolgenti che abbia mai provato su un binocolo compatto. Le ottiche sono di ottimo livello, con vetri ED e prismi generosi. L'aberrazione cromatica poi è molto ben controllata e la qualità delle immagini resta elevata su gran parte del campo. La messa a fuoco è affidata a una solida manopola metallica che è precisa da utilizzare e i paraluce sono comunque ben progettati. Insomma, il binocolo risulta sorprendentemente luminoso anche per essere un 32 mm. Nell'osservazione astronomica poi le prestazioni sono interessanti e migliorano ulteriormente con l'utilizzo dei filtri ad alto contrasto opzionali acquistabili in un kit. Il tutto è proposto con un rapporto qualità-prezzo veramente molto competitivo. Passando ai limiti più che ai difetti, va detto che non è, come vedete, tra i 32 mm più compatti in assoluto, sia per dimensioni sia per peso. Il campo reale pur ampio non raggiunge quello dell'estremo grandangolare 6x32, però questo è un fattore molto soggettivo ragazzi che vi invito a controllare.
In sintesi, se l'obiettivo di Skyrover era quello di proporre un binocolo compatto capace di offrire un'esperienza osservativa moderna e immersiva, il Banner Cloud 7,5x32 APO centra pienamente il bersaglio. Rinuncia a un po' di campo reale rispetto al 6x32, ma risponde con un campo apparente davvero impressionante, una resa ottica convincente e una versatilità che secondo me lo rende efficace soprattutto nel birdwatching e nel paesaggio e anche nell'osservazione astronomica. Non è un sostituto diretto di un classico 8x42, ma comunque una valida alternativa per chi cerca un equilibrio diverso tra ingrandimento, immersione nella scena e trasportabilità. Per quanto riguarda il prezzo e la garanzia, lo Skyrover Banner Cloud 7,5x32 è disponibile anche in Italia, in generale comunque sul mercato europeo, a circa 470 euro grazie all'offerta dei rivenditori che sono TechnoSky e RP Optics. I filtri invece astronomici sono acquistabili separatamente attraverso il kit e la garanzia è ovviamente di 3 anni. Io ringrazio come sempre Nora di Skyrover per aver fornito l'esemplare in prova e per avermi lasciato piena libertà come sempre di esprimere le mie impressioni personali. Io termino qui ragazzi. Se questo video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, è gratuito, lasciate un like e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo binocolo. Vi invito inoltre a visitare la nuova versione di Binomania che è da poco uscita. Noterete che è stata leggermente migliorata la navigazione, ci sono dei settori nelle parti inferiori dove troverete collegamenti a tutti i siti, a tutti i gruppi Facebook, ai forum. È stata completamente rivista anche la ricerca delle recensioni. Ora in alto avete il pulsante recensioni dove potrete trovarle in ordine alfabetico, e sono veramente centinaia, e poi avete anche ad esempio il nuovo pulsante guide dove troverete delle guide utili soprattutto per i neofiti, come ad esempio la scelta del miglior binocolo, la scelta del miglior telescopio e così via. Vi invito anche a decidere se iscrivervi e abbonarvi per veramente una somma minima, è circa un caffè a settimana, come se me lo offriste, a Binomania Inside. Un caro saluto a tutti voi da Pier Giovanni Salimbeni e dallo Skyrover Banner Cloud 7,5x32 APO. Ciao ragazzi e buone osservazioni!